Amico mio, oggi parliamo di Khvika Kvaratskhelia. È un calciatore interessante che gioca nel Rubin Kazan della Georgia, 21 anni, alto più o meno tra l'1,80 e l'1,83, ambidestro e gioca come esterno sinistro. Khvika Kvaratskhelia ma viene a ridere quando dico questo nome, vabbè. Voglio anche dire che sarei l'unico a pronunciare il suo nome. Io non mi immolo neanche in questa avventura. No, io ormai l'ho masterato, quindi posso continuare a dirlo. Kvaratskhelia, a parte diventare l'incubo di ogni telecronista di tutto il mondo, potrebbe anche diventare l'incubo di parecchi difensori. Sta dimostrando di essere un giocatore molto promettente, un giocatore che fa del dribbling forse la sua arma più forte, un esterno sinistro che combina la sua grande velocità ad una discreta forza fisica, perché comunque tu, essendo alto 1,80, sei un esterno atipico, siccome la maggior parte degli esterni sono bassini, sotto l'1,70, massimo 1,75. Hai già questo vantaggio in più della stazza, che combinata alla velocità che lui ha lo rende quasi imprendibile, immarcabile, considerando che c'ha pure dei cambi di direzione niente male. Alla fine non fa tanto, non è un giocatore, come possiamo dire, skillato, che fa del dribbling estetico la sua arma. Anzi, lui fa dei dribbling, questo è molto simile per esempio a Messi, che fa dribbling, a parte qualche doppio passo ogni tanto, ti fa tutti i dribbling semplici, cioè nei concetti, quindi cambio di direzione, quindi destro-sinistro, perché poi essendo ambidestro il vantaggio nei dribbling si sente, perché poi riesce a tenere sempre il pallone molto incollato al piede. Mi sembra di capire che lui già si sia prenotato un posto in qualche lega più importante, perché quantomeno in quella in cui si trova in questo momento, cioè la Premier League russa, è già da un altro livello, sia a livello di score, perché non ci sono molti giocatori che raggiungono quei numeri lì come i suoi, Sì. sia per le prestazioni che fa, essendosi comunque già attirato delle attenzioni. C'è da capire se il salto di qualità lo fa anche nelle altre leghe in cui affronterà il suo percorso, perché comunque io quel poco che ho avuto la possibilità di vedere da parte sua è piuttosto intrigante, perché non mi sembra che gli manchi qualcosa in particolare. Già soltanto se si pensa alle cose più difficili da ritrovare in un giocatore, soprattutto se è giovane, lui ce l'ha, c'è una buona rappresentazione del campo, la capacità di dialogare con i compagni, la creatività di fare la scelta giusta anche negli ultimi 15-16 metri di campo. Abbiamo visto fare parecchi passaggi ai compagni marcanti proprio in area di rigore, quindi non sono cose che si ritrovano facilmente nei giocatori. Vero. Soprattutto poi se hanno questa età e se vengono da nazioni che non sono esattamente predisposte al calcio. Quindi devo dire, lui ha delle stigmati molto intriganti. Molto. Il Kvaratskhelia, se non sbaglio, si fece notare. Io dico solo lui si fece notare in una partita con la Svezia, che tra l'altro c'era anche Ibra in campo, dove praticamente lui in 10 minuti fece impazzire gli svedesi perché non riuscivano proprio a prenderlo. Se non sbaglio segnò pure. Infatti ci sono stati un sacco di squadre interessate in Premier, si è parlato del City, si è parlato del Bayern Monaco, si è parlato del Paris, quindi cioè già essere accostato a squadre del genere ti fa capire quanto questo ragazzo ha attirato tutte le attenzioni e quanto è considerato forse tra i migliori talenti nel ruolo in questo momento. Partendo con i pro e i contro, vabbè, secondo me il suo pro principale è il modo in cui tira, cioè lui calcia con una rabbia, cioè un esterno di solito da quella posizione, soprattutto un esterno che gioca come lui, quindi ad entrare in mezzo al campo per liberare il tiro. Di solito un esterno cerca sempre di fare il tiro a giro,
e noi a Napoli ne sappiamo qualcosa. Invece lui tira ad incrociare sul primo palo, a volte tira di sinistro, poi quando è nella posizione del famoso tiro a giro tira anche di potenza. Gli sono riusciti anche gol di potenza di esterno, quindi invece il contro che ho notato che prima cosa a volte si incaponisce nei dribbling perché ovviamente è bravo, quindi cerca sempre di saltare l'uomo ed è una cosa buona, però a volte c'è il compagno libero, c'è il passaggio facile, magari puoi fare qualche 1-2 e lì poi ovviamente è una cosa che ti viene con la crescita, pure con compagni di squadra più forti intorno, quindi magari anche il livello nel Rubin Kazan non è elevato, quindi lui cerca di risolvere le cose da solo. Poi secondo me dovrebbe crossare di più, ecco come ha fatto in questo caso, però va poco sul fondo e quando rientra ovviamente l'unica cosa che può fare è o tirare o fare il cross al secondo palo, quindi al limite dovrebbe andare di più sul fondo e implementare anche il cross di prima bello teso nel suo repertorio. Per me il sopro principale è tutto il suo bagaglio tecnico, che immagino sia anche ciò che principalmente lo ha reso così tanto popolare ultimamente. Ti dico il suo bagaglio tecnico in generale perché è anche quello che rapisce l'occhio a me in questo momento. Come ho detto anche prima, la capacità del giocatore di saper giocare con i compagni e al contempo essere una mina vagante lui per un difensore, quindi saper essere sia un individualista quando ha la palla tra i piedi. Tra l'altro è palese che gli piaccia molto l'idea di dribblare gli avversari, anche più di una volta, sia però di essere decisivo nel gioco di squadra. Non la sottovaluto come componente perché in realtà sono tanti i giocatori che non possono vantare lo stesso tipo di capacità, soprattutto dal punto di vista mentale, perché magari dal punto di vista tecnico ce ne stanno tanti che lo potrebbero fare ma che non lo fanno. Il dribbling che a lui ti ha fatto bene a fare la tua osservazione su come sia nello stile come quello di Messi, ovviamente lui impiega frazioni di secondo molto più ampie per fare gli stessi dribbling, però alla fine è quello stile, cioè uno stile molto poco funambolico ma parecchio efficace, perché alla fine lui non fa nulla di incredibilmente speciale, spesso muove la palla da una parte e il corpo dall'altra, però così veramente si guadagna molti metri di campo. Il suo contro principale che io ho osservato fino a questo momento è la mancanza di maturità nelle scelte. Molto spesso prende l'unica sbagliata tra le tante che ha a disposizione, problema ovviamente mitigabile già soltanto da un'elevata competizione in più, ovviamente anche con l'età che avanza. E io principalmente noto questo perché poi ovviamente questo tipo di difetto io lo posso allargare a qualsiasi altra cosa. Sì, veramente bello questo gol, anche proprio per coordinazione. Lo posso allargare a qualsiasi cosa, cioè anche nel fatto che alcune volte lo vedo dribblare troppe volte l'avversario, cioè lo dribbla poi torna indietro, anche come in questo caso lo dribbla, torna indietro, cerca di dribblare un'altra volta, qualche volta invece cerca di arrivare sul fondo nonostante ci siano giocatori liberi. Magari è bello da vedere, però è ancora molto poco efficiente. Vabbè, poi bisognerebbe vedere come se la cava tatticamente, magari nella fase difensiva, magari in un campionato più tattico, come il suo lato quantitativo, se riesce ad aiutare anche la squadra, anche se per quanto mi riguarda all'esterno deve fare l'esterno, il portiere deve parare, il difensore deve difendere. Poi se dai quel quid in più, quel bonus, che magari sei anche generoso e aiuti la squadra in difesa, tanto di cappello e chapeau, ma se poi mi crei la differenza in attacco puoi anche non tornare, non ti preoccupare. Da queste immagini, secondo te Kvaratskhelia chi ti ricorda? Un altro dei giocatori che abbiamo fatto, che è Lusek, me lo ricorda. Lusek non mi sembra esattamente lo stesso tipo di giocatore, però
le scuole che stanno formando i calciatori mi sembra sì. che stiano creando quel prototipo di calciatore lì, cioè calciatori molto intelligenti, tatticamente parlando si Sì. intende, poi non lo so come effettivamente Sì. risolvono i problemi di matematica. Calciatori che sono capaci di giocare con i compagni, però hanno una buona tecnica Sì. di base. Poi lui, oltre driblomane, anche un Sì. po' come soprattutto il primissimo Losec. Quindi sì, me lo ricorda un po'. In linea generale non saprei perché di lui ho ancora visto poco, Sì. per essere proprio preciso al riguardo. Avremo tempo Ah. poi di fare anche la La crescita di questo crescita, sì. giocatore, a meno che blocchi in Ma che Russia, cosa che non è grave. cioè, guarda. Anche se magari la difficoltà di scrivere il nome sui contratti Guarda, potrebbe in qualche modo... potrebbe, sì, immagini. A me invece, sai chi mi ricorda? Nelle movenze voglio ripescare un giocatore che magari è finito un po' nel dimenticatoio, anche perché diciamo è stato un po' una meteora del calcio italiano, anche se per me ha fatto un'ottima carriera. È il Mudo Vasquez, con questa fisicità, perché lui era alto, combinata a una tecnica assurda. Lui e Dybala nel Palermo facevano delle magie, ma me lo ricorda tanto. Vabbè, un voto attuale, un voto al potenziale di questo giocatore. Ah, voto attuale l'hai detto perché ti stai pensando al nome. Un voto attuale. Allora, mi spiace non poter essere esattamente preciso perché appunto sarebbe da vederlo meglio questo Sì. giocatore, cioè o meglio, non sarebbe da vederlo meglio perché io gli posso vedere pure 30 partite di lui che gioca nella Russian Premier League, però purtroppo quella è, e dovrei vederlo che compete con Sì. giocatori di un certo livello. Però ti direi in questo momento un 6,5, 6,5 tranquillo. Sì. Mi sembra un giocatore che non è ancora tanto efficiente da poter essere chissà che grande preoccupazione per un allenatore. Sì. Che magari deve preparare una partita contro di lui, però è già quel tipo di calciatore di cui un difensore non può non preoccuparsi. Vero. Invece per il futuro, occhio e croce 7,5. Okay. Ovviamente voto destinato ad aumentare qualora le stesse cose, anche le stesse, non dico migliorare chissà quanto, anche le stesse cose le facesse per esempio in Liga, anche solo in Italia, perché quella è la più grande dimostrazione di caparbietà e di capacità che potrebbe mai dare. Allora, invece, per quanto mi riguarda, attualmente gli darei un 7, più o meno per le tue stesse motivazioni, perché sono abbastanza sicuro che se lo metti, ma pure in Serie A, dove notoriamente le difese sono più ostiche, con questo dribbling, con questi cambi di direzione, con questa velocità e con questa fisicità, sono abbastanza sicuro che potrebbe dare fastidio alla maggior parte delle difese del nostro campionato. E al potenziale gli do 8, perché lo considero un giocatore che ha tante frecce a disposizione da scoccare con il proprio arco, non si limita a fare una sola cosa, anche quando tira in modi diversi. Quindi l'8 secondo me rispecchia bene, anche se vogliamo avere un ordine mentale con gli altri giocatori che abbiamo fatto. Secondo me il voto forse è più giusto. Questo giocatore ovviamente potrebbe arrivare anche in Italia, hanno accostato anche squadre italiane, tra cui il Napoli, ma sappiamo tutti che andrà nella Juventus, che abbiamo fatto questo video noi. Perfetto. Ma poi se lo pronunciano loro. Kvaratskhelia. Ti immagini Agnelli? Non lo so come si pronuncia Kvaratskhelia. Bene ragazzi, questo video termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo giocatore. Mi raccomando, continuate a seguirci perché ci sono ancora tantissimi giocatori da analizzare senza giri di parole.